Bentornati sul canale. Oggi mi è venuto a trovare il mio amico Lucio che ha un problema. Il problema è che ho utilizzato la mia taglierina tagliando un pezzo di plastica purtroppo troppo spesso, e nella manovra ho sentito un rumore sordo, un tac, e la taglierina a questo punto ha smesso di funzionare. L'ho smontata e ho visto chiaramente che si è rotto l'ingranaggio in due pezzi. Quindi oggi siamo qui per rifare questo ingranaggio da zero, praticamente dalla materia prima, cioè, quindi dall'acciaio da tempra. Quanti denti è? È modulo 1,5 a 12 denti e il diametro è 21. Quindi adesso sono venuto qui nella officina di Andrea perché mi aiutasse a fare questo oggetto, che insomma nella mia non è proprio così facile da fare, ecco. Lucio è un ingegnere elettronico e logicamente molto bravo in elettronica, e mi ha dato dei grandi consigli e mi ha aiutato a fare parecchie cose, ed è anche amante della meccanica. Allora, pensate che questo è quello lì che ha costruito te? Sì, questo, ma in realtà io ci ho messo il retrofit, quindi ho aggiunto al divisore classico con le corone forate, ho tolto le corone forate e non volevo rovinarlo, diciamo, perdere la possibilità di mettere ancora le corone, e quindi ho aggiunto un motore passo qui dietro. Con una flangiatura ho fatto un foro, insomma l'ho calettato sullo stesso albero, e ho fatto un controllore banale con Arduino, peraltro in giro in rete il software, quindi non è farina del mio sacco, diciamo così, il software. L'ingegnerizzazione sì, cioè il flangiarlo, metterlo in scatola, tutta la parte elettronica, insomma quella è il mio pane, quindi obiettivamente me la cavo bene. In meccanica invece me la cavo un po' meno bene. E quindi oggi andiamo a costruire questa ruota dentata. La faremo in acciaio 42 cromo 4, perché è altamente resistente alla torsione e agli alti carichi e ha un'ottima temperabilità. Faremo la lavorazione prima al tornio e poi logicamente passeremo in fresa per fare la dentatura. Che modulo è? 1,5. 1,5. Sono stato poco attento. Sì. So, let's go. Questo è un pezzo d'acciaio 42 cromo 4 e questo invece è un C40. Se è un cromo cromoli praticamente, questo è già trattato termicamente, e andiamo subito a vedere che grado Rockwell ha questa durezza. Ho acquistato in Giappone dalla Tubosan queste limette che ci possono dare subito idea della durezza del pezzo. Questo per esempio è 40. Quando passiamo sul pezzo, se questa lima praticamente ha grip e inizia a grattare, significa che è più morbido di questa limetta. Qui parte da 40 e finisce a 65 Rockwell. Almeno ci dà un'indicazione. Certo non è un test di quelli sicuri, no? Col punzone, con la punta in diamante, va un tot di micron all'interno del prodotto e praticamente rileva la durezza. Questo è un pochettino più così semplice il sistema. E allora vediamo, se vediamo già 40 è vero che gratta, ma non è che gratta così tanto, non so se riuscite a vedere.
Quindi diciamo sicuramente, purtroppo questo parte da 40, sicuramente questo qui va da 30 a 35. Adesso andiamo a vedere il nostro C40. Anche questo C40 comunque ha una buona durezza di base. Sono equivalenti secondo me. È leggermente più duro sì, di questo C40. sì. Che si sente. Ok, abbiamo fatto il nostro piccolo test. Io direi di usare questo perché ha delle resistenze meccaniche migliori, questo tipo d'acciaio del C40, e soprattutto si comporta molto meglio in tempera praticamente. Certo. Ok, Come si chiamano? Scovolini, non so. questi pulisci cono morse. Io ho CM2. Pulisci cono morse, io ci pulisco il BT40 della Fresa con questi A parte qua. che si possono anche fare, perché con la Sì, stampante con la stampante. è che non si sa, non so come si chiamano. Quindi Devi trovare come... gira, perdi un sacco di ore. Adesso ero al mare, ero in montagna, ero in giro, ogni minuto io col telefono in mano, mia moglie poi. Purtroppo oggi è così, ma stanno al telefono pure loro. Sì, però loro non si può dire niente. Esatto. Ok. Adesso andiamo a... Portare a misura il pezzo. Facciamo subito il nostro centraggio. Da quando l'ho messo in ordine è diventato una favola questo tornio. Ok. Andrea nella sua officina ha un ordine incredibile. Sto imparando anch'io da quello che sta facendo. Alla fine della giornata porterò a casa un bagaglio di informazioni notevoli. Guardate con che cura sta facendo un foro da contropunta. Ok. Con 650 giri per la cronaca, Con quest'utenza andiamo a sgrossare. Dopodiché useremo l'utenza in finitura, così ci darà una bella... Adesso lo andiamo a misurare. No, l'avevo azzerato, no? Sì. Ok. Adesso lo andiamo a misurare e ci andiamo a piazzare la quota sul DRO. 23,90. La prima volta si può dire che uso... Vabbè, sì. No. Quello. Ok. Dato una bella passata. Un po' rovinato l'utensile. Sgrossa fin troppo bene. Il colore è bello, un bel arancione, quindi il trucciolo a 300 gradi, va bene, taglia molto bene. Più che bene, li firmo così. Sì.
ci fermiamo a 22.5 e dopo usiamo Il calibro mi dice che 12, mentre il dente 11 è a mezzo millimetro per parte. Esterno è 21. Questo è un softwareino che ho fatto io, Sì? Oh sì. Ah, Sì, è sul mio sito, lo puoi scaricare. ora ci devo andare. C'è il A calcolo proposito, o l'analisi. Lucio ha un suo canale YouTube, lui è amante della radiofrequenza e praticamente parla con tutto il mondo. In più in questo canale spiega praticamente agli appassionati Radioamatori. Ai radioamatori. Sì, sono un radioamatore e quindi mi occupo di comunicazioni intercontinentali, ma sono appassionato di elettronica e quindi mi dedico anche a questo. questo utensile però lavora bene su passate più grandi, quindi punto 2 decimi, facciamo così per vedere, siccome abbiamo cambiato la contropunta e stavamo solo mezzo millimetro dalla nominale. Guarda che finitura, perfetta, a specchio. Adesso ci fermiamo, azzeriamo e la andiamo a misurare con il micrometro. Ok. Dovevo proprio venire qua nell'officina di Andrea. Ventuno 382. Ok, abbiamo impostato la quota di errore della mitutoio. Adesso andiamo sul pezzo, dobbiamo lavare 380. 380 diviso 2, ok, quindi 190. Giusto? Sì. Ok, aumentiamo il numero dei giri, Perché non è passata di finitura. Un po' qua. lubrificata. 750 giri. Possiamo anche aumentare di più. Il trucciolo è il colore giusto. È aumentato Questo un po' la temperatura. utensile lavora bene sulle alte, guarda che differenza, lì dove ha trovato Tanta più roba. ciccia, hai visto? Sì. Ed eravamo a 21,190 prima. Ok, ma il pezzo è freddo. In realtà il truciolo è colorato e questa è una buona cosa, perché quando il truciolo si colora significa che il calore va sul truciolo e non sul pezzo. Giusto.
21.2, quindi 190 lì, 21.190, 21.2. io eviterei adesso di impostare la dimensione, perché Andiamo avanti così, 21, ma non è per così il lavoro critico. che deve fare va Non è tutto critico, bene. non è critico. Semmai ci teniamo qualche micro sopra. Ma è irrilevante, non puntano questi. Ho visto che c'è molto gioco sugli ingranaggi. Come ti ripeto, è un aggeggio che viene manovrato a mano, quindi Ok. io lo utilizzo per tagliare le basette di vetronite principalmente, dei circuiti stampati. I circuiti stampati. Eccolo là. È aumentata la temperatura, sì, del trucciolo. E il pezzo è freddo però. La finitura bellissima. Questo diciamo quando succede, guarda come migliora già è tanto però adesso sì. per questo pezzo di finitura. Visto come è migliorata la finitura comunque. Ecco, lavora bene con degli spessori alti. Sì. Ed eccolo qua. Freddo. Perfetto. Buono. E adesso ci siamo creati il supporto. Adesso andiamo un attimino a vedere. Questo è il suo perno, praticamente. No, il suo penso che sia albero. questo, probabilmente è questo, però sono Guardate uguali. che gioco che c'aveva. Sono uguali? Sì, questo penso che sia il suo. Wow. E questo qua è quello dell'altro ingranaggio. Ok, andiamo a misurare questo. Adesso andiamo a vedere come siamo messi. Non so se vedete. (10.998), quindi diciamo che questo è preciso. 9.999, questo è preciso. 10.02, questo è perfetto. Questo è un H7. Ok, questo invece 10, 5 micron sopra e 10 mm. Questo è qua 10,22. Sì, perché devi forzare Il problema nella era base. questo. Il problema era questo, non era il perno. E questo era ok. Adesso l'unica cosa, un rimmer da 10. Ci voleva veramente un rimmer di qualche centesimo sotto, 9.8 così. Poi perché adesso cosa faremo? Perché c'è il rischio, esatto, c'è il rischio che quando ci passiamo il rimmer, l'alisatore, che te lo fa un po' più largo, capito? Allora non useremo olio, ma useremo l'acqua emulsionante, perché se praticamente si alesa con l'acqua emulsionante riesce a fare una lesatura più stretta. Se invece la fate con l'olio ti farà la lesatura leggermente un po' più grande del foro desiderato. E questa è l'unica maniera adesso che abbiamo per centrare, perché guardate qui si vede che il gioco era importante. È stato fatto con l'olio, ovviamente. Ok, adesso andiamo a fare il foro sul nostro albero. E il preforming anche, quindi questo scalino qui che è di mezzo millimetro e anche quell'altro scalino qua, in modo da essere pronti per il taglio dell'ingranaggio. No, queste sono tutte chicche che io assorbo come una spugna da Andrea. Dice l'olio, l'acqua emulsionata, queste cose qua sono molto importanti. Andiamo attorno? Andiamo. No, Lucio ha fatto questo schema. Questo foglio Excel per, diciamo così, fare i calcoli sugli ingranaggi velocemente. È diviso in due parti. Il calcolo, quando io voglio sapere
i dati, dato il modulo e il numero di denti, voglio sapere il diametro esterno, il diametro interno, insomma queste cose qua, l'altezza del dente, quanto sfondare quanto andare a fondo con la fresa modulo, per esempio, questi dati qua. Mentre invece l'altra parte è l'analisi, cioè quando io ho in mano l'ingranaggio e voglio sapere le cose, cioè voglio sapere il modulo, il diametro interno, insomma praticamente quando voglio sapere i dati. Allora, il Diametro calcolo del nocciolo, diametro sì, dimitivo, primitivo. principalmente il modulo, perché dopo mi dà chiaramente il diametro della primitiva, l'altezza del dente, il diametro del nocciolo, il passo, insomma le varie cosette. Se ho l'ingranaggio in mano, ovviamente devo inserire il diametro esterno e il numero di denti, e con questo lui mi fa tutti i calcolini. Se io invece voglio fare il calcolo, chiaramente devo inserire il modulo e il numero dei denti. In questo caso noi abbiamo l'ingranaggio in mano e quindi ho inserito il diametro che è 21 e il numero di denti 12, mi è saltato fuori subito il modulo che è 1,5. Da questo qua si ricavano tutti gli altri dati, tra cui il diametro esterno che è sempre 21 e quanto andare in profondità con la fresa modulo, che nel nostro caso è dei 3,38 mm. Quindi noi dovremo poi andare con la fresa modulo contro l'oggetto e tagliare fino alla profondità di 3,38. Ok. Questo è un foglio di Excel che è disponibile sul mio sito. Io ho un sito da radioamatore ovviamente, dove si può scaricare questo oggetto qua. Ok, sarò il primo. Ah, sì. A questo punto ci andiamo a forare. Batterie, come al solito. E allora sarà 25 a questo punto. 12, Devo 20, cambiare 24, le batterie. 24, Ah, sta misurando qua? no, Ok, vediamo, arriviamo un po' giù. Uno, due, tre. sì, noi sì, ci siamo. Accendi il compressore. Ho aperto il foro, adesso andiamo a forare prima dell'alesatore con una punta da 9,7, questa qua. Dopodiché passeremo all'alesatore, basso numero di giri e acqua Emulsionato. Sto facendo 335 giri. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Ecco. Adesso lo andiamo a sfaccettare perché prima non l'abbiamo fatto. Altra cosa che io non faccio mai e ne pago le conseguenze ovviamente. Man mano che si avvicina al centro aumenti il numero di giri a mano. Per mantenere la velocità periferica uguale. Sì. Almeno non è controllata logicamente Certo. da un sistema, ma almeno Uno smusso.
leggero proprio. In realtà non voglio far troppa pressione sul pezzo perché ha un po' di overhanging. Spunta troppo. E quindi vorrei evitare sinceramente di usiamo un mandrino della ROM nuovo, Un analizzatore al cobalto 10 H7. Adesso stai sceso a 250 giri con 200 giri. mi spruzzi un po' di acqua, Certo. cerca di metterlo all'interno, vediamo un po' di da così fuori che intanto è bello, è abbastanza liquido. Sì. Adesso non fa più brutti rumori. Ma penso che Ce n'abbia già in abbondanza? per il momento sì. Mangiato bene. Sì. Ok, adesso ce l'andiamo a misurare. C'è 20. Ok, do in this way. Do 200 for the moment. Lì è mezzo millimetro. Sono abituato a fare video in inglese. Lì è mezzo millimetro. Dobbiamo andare in dentro. Dove? In dentro mezzo millimetro, in profondità Sì, sì. 14,2. 14,2. Ma adesso sono andato solo punto 2 perché voglio provare. Ah, cioè, Non voglio. lo contropunti anche. Sì. Eh sì. Mi ha fatto venire un dubbio. Ho detto Andrea che cavolo. Senza esagerare, 2,50. (14,2? Sì. Ci stai, ci stai. Ci stai. Cosa ci so? Con i tensi, vedi? Perché vai a toccare la contropunta tra un po'. Ok. Adesso mi disimpegno, usciamo fuori. E andiamo a... La vuoi misurare? 14,2. Critica o... No, non è critica. Non è critica? No, no. È una battutina. Obiettivamente non c'è nulla di critico in questa, salvo un minimo di precisione. Perfetto, è perfetto, va bene. Ok. Ah, così usiamo il tuo... Com'è che si chiama? Scra?
Cretex. Cretex. Allora, sono difficili da trovare, eh? No, non si trovano per niente. No, io negli Stati Uniti... Ma scusa, ma dov'è la busta? Dovete sapere che Andrea è andato negli Stati Uniti per comprarmi il Cretex. È andato esclusivamente per quello. E sono... Eccolo. Buon compleanno. Guarda, grazie. Lo usiamo? Sì, certo. Bellissimo, grazie. Compleanno peraltro che è avvenuto 8 giorni fa, eh. Lo festeggiamo in famiglia, festeggiamo domani. E così ci sono un po' tutti. Eh sì, domani. Domani. Ok. Sì. E adesso andiamo, allora prima di tutto senso di rotazione, quindi Così. Sì. perfetto. Secondo poi, quanto è alta, ci andiamo a mettere i suoi colletti, vediamo se questo ce la facciamo. Yes. Stavolta ho voluto controllare. E via. Ecco Adesso gli diamo una serrata e siamo ok. Adesso indichiamo il pezzo e vediamo. Ci mettiamo qui. Nostro 0. Sì, dobbiamo fare questo lavoro perché abbiamo fatto abbiamo posizionato il divisore in modo non proprio ortodosso. Abbiamo rovesciato e messo in morsa per evitare di togliere tutte le gole. Metà. E qua c'ho il parallasse. No, io vedo che sei un po' oltre lo zero. Ah. Sei un po' oltre lo zero, ma Sì, ma l'importante è che finisce di... Ecco qua, la metà. Basta? No, dai, non è possibile. Al primo colpo, vai. quando dice culo. Vai. Sì. Veramente culo. Anche la vernice che c'è sotto in piano. Non lo pulire, non lo devi neanche pulire. Bellissimo. Bene. Ok. Beh, togliamo questo ciapino. Sì, devi... ok. No, guarda. Ok, guarda, accendo. Adesso non mi ricordo più il software com'è, però poi viene un po' fuori. Sì, scusami. Che fa male. Perfetto, perfetto. Vai. Ok. Poi una cosa che abbiamo fatto, non abbiamo fatto niente. No, ok. Adesso ci andiamo su. Siamo al limite, ma ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, no? Sì. Ma lo contropuntiamo? Sì, sì. E come fanno? Come facciamo a contropuntare che non abbiamo più l'altezza giusta? Non si mette a contropunta. Come fai? Non abbiamo appoggiati sul banco. Adesso andiamo a sbalzo così. Solo tempo. Ah no, dai, va bene così. Sì, è chiaro che è più preciso tutto. Ecco, io adesso vado avanti, tocco. Scusami. Contropunta. Un pezzo così a sbalzo senza contropunta. Siamo temerari, eh? Guarda che non è che... Siamo temerari. Cioè, se lavoriamo ci impieghiamo di più e basta. Perché non avendo scritto sul banco, non avendo appoggiato sul banco, vedi, non siamo più in centro. Eh sì, sì, certo.
così. Abbiamo centrato la fresa e il nostro zero. Perfetto. Perfetto, adesso andiamo indietro. Dobbiamo fare, tocchiamo. $3,38 dobbiamo andare giù. Quante passate facciamo? Cioè, secondo me già sa. Sì, sta. Ok. Ma adesso facciamo uno scratch pass, no? Per provare e per verificare che è Sì. tutto ok. Quindi Vado adesso, gli do un sei giro? in sistema? Certo. Allora facciamolo vedere. Il sistema è stato impostato, ve lo faccio vedere, quindi a parte che è una banale, Adesso è molto banale, no? abbasso un po' la velocità di Quindi taglio. qui si accende, divisioni, scelgo divisioni, quindi schiaccio B, dico il numero di divisioni, sono 12 e faccio cancelletto per entrare. A questo punto è già sullo 0, la prima toccata l'abbiamo fatta, per fare la seconda passata si fa avanti, A, quindi faccio avanti, l'oggetto gira, ecco, si è fermato e possiamo fare Quindi la passata. non li faccio, No. la lascio così, Sì, sì. Quanto andiamo dentro? Facciamo delle toccate, sì, andiamo fino contro, no? Ok. Non abbiamo detto che andavamo a Sì. farne 2? Adesso bisogna vedere se riusciamo a farne 2. Olio, niente olio, niente. No, beh, adesso noi Vedo che stiamo facendo una cosa molto leggera, stiamo facendo delle gran toccatine. adesso dimmi quando. Aspetta, no, c'è ancora un po'. Stop. Siamo già arrivati. Ok. Do altri? Aspetta. Un secondo. Gli do 30 gradi? Gli dai 30 gradi, d'accordo? Certo, avanti. Pronto? Perfetto. E una cosa che devo mettere è il beep quando arriva in fondo. In fondo. Sì. Per adesso questa fresa la chiama molto bene. Nuova. Non fa nessuna sollecitazione. Dove l'ha presa? Ali? Sempre in Charlie Express. Presi tutti i moduli? Sì, tutti. Quel pacchettino intero. Esatto, lo devo prendere pure io. Io ho l'1,5, l'1 e lo 0,5. Tutti i moduli. Tutto il pacchetto, sì. Siamo andati? È già andata, sì. Siamo a 90 gradi. Due dentini. Adesso l'olio è inutile. Io di solito faccio una passata sola. Una passata? Perché non ho pazienza. Però gli dai un casino di sollecitazioni, ok che tu c'avevi la contropunta, qui non abbiamo la contropunta, ci siamo proprio presi una licenza alla grande. Sì. Perché la mia paura è che se proviamo a fare tutto senza contropunta questo si sposta. Buonanotte suonatori, mettiamo via tutto. La passata. Contare, quindi dobbiamo arrivare a 720. Ok. Vado? Adesso. Perché non si azzera. Ho zerato prima, ma ha zerato tutto. Okay. Se vuoi posso fare, però no. Per avere i 360. Tieni tu in conto. A meno che io non torni dietro di 12 passi e poi vado avanti. No, non tornare indietro. Vai avanti. Vado? Sì. Ok, adesso vado. Dobbiamo arrivare a
3,38. 3,38. Vado a 2,8. Sì. Quant'è la metà di quello lì che ci rimane? Dove eravamo? A 1,5. 38 meno 1,5, 1,88 diviso 2, 0,94, dai, 1 millimetro. Proviamo. Se vibra tanto fa rumore. Perché mo si allarga, Ma adesso si mangia molto. Tocca un po'. No, va bene. Vabbè. Dal rumore si direbbe che va bene. Vado? Sì. L'unico errore che si può fare con questa centralina è farla girare quando lui è in certo. presa. Sei fottute. Sì. Pacchi lui il pezzo e l'utensile. La fresa e il pezzo. No, ma vedo che taglia molto bene. Sì, sì. Cioè i cinesi sul ferro lavorano bene. Cioè, sull'elettronica insomma. Ma beh, se consigli che la fonte è fatta da loro. Tutto dipende da quello che gli chiedi, Esatto, e quanto gli paghi? Perché sì. se utilizzi gli stessi standard alla fine costa uguale. A lei allora prende manodopera che costa Siamo di meno. noi che non vogliamo pagare, loro sarebbero felici di darsi un prodotto a end se glielo Sì, paghiamo. certo. Non vedono l'ora. See you later guys. E il nostro ingranaggio è fatto. Eccolo qua, eccolo qui. Vediamo un po'. Ops. Eccolo qua. Sì, abbiamo tagliato molto, in realtà è più corto. Dovremmo abbassarlo. Perché avevamo la speranza di farne due, Invece... ma non ce la caveremo. Ma forse ce l'avrai due, ma il secondo sarà più stretto. o si fa più stretto. Ma guarda, non c'ha bave, niente. Niente, è perfetto, perfetto. E lei? Sì. Sì, sì. E lei, perfetta, perfetta. Quindi ragazzi, Bene. per oggi Basta. chiudiamo così, perché si è fatto tardi. È tutto il pomeriggio. Non sembra, ma il tempo vola. Ci vediamo alla prossima. Con la prossima lo tagliamo, lo tempriamo e poi faremo anche un rinvenimento. Così si spera che questo ingranaggio duri del tempo. A dopo. Ciao ciao.